Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori. Buongiorno a tutte cari amiche e cari amici da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere anche oggi qui insieme a noi. La primavera inizia a far capolino regalandoci qualche giornata soleggiata. Oggi è domenica e io e mio marito stiamo iniziando a pulire questa parte di giardino dall'erba diventata troppo alta. E così questa domenica, vista la bellissima giornata, abbiamo iniziato da presto a prenderci cura di questo angolino del giardino. E così mi sono divisa tra giardino e cucina. Nel frattempo ho messo le patate a cuocere perché oggi per pranzo preparerò i gnocchi di patate fatti in casa. E così una volta che le patate sono cotte le ho messe a raffreddare e ho avviato anche il secondo piatto. Oggi questo pranzo della domenica sarà più veloce con del tacchino cotto in forno con delle patate. Nel mentre che la carne inizia a cuocere, ritorno in giardino a continuare i lavori. A metà cottura aggiungo le patate, così cuociono nell'olio e nel grasso che
lascia la carne e diventano veramente buone e mia figlia ne va pazza. Ma ecco questa parte di giardino pulita dall'erba alta. Iniziano a sbocciare i primi fiori, i fiori di lilla che erano veramente tanto tempo che non sbocciavano, i fiori del pero. Che spettacolo! Ma adesso torniamo in cucina a preparare i nostri gnocchi di patate. Ho utilizzato 600 grammi di patate che inizio a schiacciare, poi le unirò a 300 grammi di semola di grano duro. Inizio a lavorare le patate con la semola e poi unirò un uovo sbattuto. Una volta lavorata e formata questa salsiccia, inizio a preparare i gnocchi. Inizio a prendere una piccola parte di pasta, inizio ad arrotolarla e con un tarocco taglierò a pezzetti piccoli i nostri gnocchi che dopo andrò a formare i gnocchi con questo tagliere irrigato. Domenica è sempre domenica e il profumo che emana la cucina è sempre diverso dagli altri giorni. Profuma di casa, di famiglia e di tanto amore.
A tavola! E come dicevo, la primavera ci regala ancora poche giornate soleggiate. Volevo continuare a decorare il giardino, iniziare a mettere qualche fiore, però purtroppo in queste giornate è meglio evitare. C'è tanto vento e anche abbastanza forte. E come l'anno scorso inizierò a decorare anche con delle bandierine di questo colore rosa che le adoro. E vista la giornata, oggi voglio preparare una crostata con della crema lemon curd e decorata sopra con della meringa all'italiana. La meringa all'italiana io non l'avevo ancora provata e così oggi voglio prepararla per la prima volta insieme a voi. Vi lascerò qui sotto in descrizione dosi ed ingredienti. Metto una parentesi, in questi giorni ho decorato con lo smalto per unghie tutte le mie ceramiche bianche a tema fragoline. Trovate i video anche nell'anno scorso nella playlist della primavera Pasqua, che anche l'anno scorso avevo decorato sempre le fragoline. Per la crostata io utilizzo 90 g di burro, 70 di zucchero, abbondante scorza di limone grattugiata, un uovo e 180 g di farina e 8 g di lievito per dolci. Per prima cosa inizio a lavorare il burro con lo zucchero e una volta lavorato bene successivamente aggiungo un uovo.
Unisco tanta scorza di limone grattugiato. Una volta aggiunta la farina inizio a lavorare, per ultimo aggiungo il lievito per dolci. E lascerò riposare l'impasto per almeno mezz'ora in frigorifero. Ma adesso iniziamo a preparare la crema lemon curd. Occorreranno la scorza di 2 limoni grattugiato più il succo. Una volta ottenuto il succo, l'ho versato in un pentolino e nel frattempo ho iniziato a mischiare le polveri unendo 70 g di zucchero e 20 g di amido di mais. A questo punto alle polveri unisco 3 cucchiai d'acqua e inizio a mescolare tutto. Metto a scaldare la scorza del limone con il succo. Gli ingredienti per la crema lemon curd sono 2 limoni, 20 g di amido di mais, 70 g di zucchero, 20 g di burro e 3 tuorli. Una volta che il limone inizia a scaldare, verso il composto di zucchero, maizena e acqua e continuo a far scaldare. A questo punto unisco i 3 tuorli e successivamente i 20 g di burro.
Questa crema lemon curd l'avevo scoperta l'anno scorso, visto che abbiamo tanti limoni, in questo periodo preparerò tanti dolcetti al limone. Una volta conservata con pellicola a contatto, la lascerò intiepidire e conservarla in frigorifero fino al raffreddamento completo. Adesso riprendiamo la pasta frolla oramai fredda da frigorifero e iniziamo a stenderla. Nel frattempo ho anche infarinato e imburrato il fondo di una teglia per crostata. Adesso via in forno fino al raggiungimento della cottura desiderata. Ecco qua, io amo la crostata con questa doratura leggera e soprattutto quando rimane molto alta. Non mi piace quando rimane molto sottile perché rimane molto friabile e a me piace molto alta perché all'interno rimane un po' morbida. Ma adesso iniziamo a cospargere la costata di questa crema lemon curd. E adesso iniziamo a preparare la meringa all'italiana. Occorrono 3 albumi, 100 g di zucchero e 30 g di acqua. In un pentolino metto a scaldare lo zucchero con l'acqua, che deve arrivare a una temperatura di 150 gradi. Metto una parentesi, sto utilizzando i 3 albumi avanzati dai 3 tuorli che ho utilizzato per preparare la crema lemon curd. Una volta che è arrivata a temperatura lo zucchero con l'acqua, inizio a montare i 3 albumi con un pizzico di sale e aggiungo poco alla volta a filo lo zucchero sciolto nell'acqua ancora caldo e continuo a lavorare fino a che non si intiepidisce. Eccola qua, la meringa all'italiana pronta. Ora decoro la torta così, si può usare anche una sacca poche, ma io preferisco decorarla così a cucchiaio. E per ultimo si utilizza, volendo, anche il cannello da cucina, ma io non avendo questo attrezzo ho preferito decorare con della buccia di limone grattugiato.
L'ho lasciata un po' di tempo in frigorifero ed eccola qua la nostra crostata di lemon curd e meringa all'italiana. E farò la prova assaggio appena rientra mio marito da lavoro, così consumiamo e godiamo di questo momento insieme dopo una giornata di lavoro davanti al caminetto acceso con una bella tazza di caffè caldo. Ma nel frattempo, visto che avevo ancora tanto tempo a disposizione, sto iniziando il cucito, come vi avevo anticipato la settimana scorsa, per i nostri abiti vittoriani. Ho estrapolato questo pizzo dalle lenzuola che vi ho mostrato la settimana scorsa. Questi pizzi mi occorreranno per cucire una sottoveste e invece il pizzo con più largo mi servirà come balsa per la sottogonna. E così mi sono portata avanti con il lavoro e ho già iniziato a montare la sottogonna. Mancano gli ultimi decori di pizzo. Diciamo che questa era la lingerie di quel periodo. In ogni video vi racconterò un po' di quell'epoca. In questo momento sto cucendo, come vi ho detto, la sottogonna e anche le sottogonne erano veramente tanto piene di pizzi e si usava e solitamente erano cucite in cotone. Quindi io ho approfittato, visto che avevo queste lenzuola inutilizzate, di estrapolare, come vi ho detto, il pizzo e iniziare a cucire, iniziando a cucire da questa sottogonna. E sempre in cotone verrà cucita la sottovestina con i mutandoni. L'ordine in cui portavano questa biancheria iniziava con la sottovestina, i mutandoni aperti sotto che poi adesso vedremo e vi mostrerò, il corsetto con il reggicalze e per ultimo mettevano sopra questa sottogonna. E sopra la sottogonna, nel periodo tardo vittoriana, usavano un'imbottitura, una tournure, che ho detto anche sellino o puff in italiano, che serviva per... Questo accessorio veniva messo sotto la gonna per accentuare la curvatura del fondoschiena, definendo la silhouette tipica di fine Ottocento. Ma anche questo sellino puff lo vedremo nei prossimi video. Ma adesso vi mostrerò anche come sto realizzando i mutandoni dell'epoca. Le donne dell'Ottocento utilizzavano dei mutandoni aperti sotto il cavallo, sotto le ingombranti gonne e crinoline. Per urinare non dovevano spogliarsi, ma restavano in piedi per scavalcare questo contenitore in ceramica per urinare, chiamato burdalù, e la facevano sul posto. Pensate all'igiene, pensate agli odori, a tutto quanto. Ecco qua, una volta che
In questa sottogonna ho cucito le balze dietro per dare volume alla gonna. Ecco qua che la sottogonna è pronta e piano piano ve la mostrerò anche indossata. Ma ecco qua che inizierò a cucire i mutandoni aperti sotto il cavallo. Adesso ho iniziato a montarli e li vedremo insieme finiti. Settimana prossima, adesso devo mollare il cucito perché sta per rientrare mio marito da lavoro e non vedo l'ora di provare questa torta. Questa torta è veramente buona, goduriosa, sa di fresco, anche se non si adatta alla giornata molto fredda e piovosa. E così appena che mio marito è rientrato infreddolito da lavoro da questa giornata veramente quasi invernale, abbiamo goduto di questi momenti insieme che amiamo tantissimo, accanto al caminetto. Bianco è buono. Esatto, però viene praticamente pasteurizzata e messo nello zucchero con caldo. Buono. Buonissima. Diciamo che ha un sapore estivo e primaverile che oggi in questa giornata è buona la melinga così, vero? Mi piace. E poi mi piace la frolla alta, buona. Amore. E anche oggi è tutto da casetta. Grazie per essere stati qui con noi in nostra compagnia. Grazie di cuore per tutti i bellissimi commenti che riceviamo ogni volta. Grazie dal profondo del mio cuore. Vi abbraccio a tutte forte forte e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ciao a tutti! Smettila tutti. Praticamente la legna è quasi finita. Se smette di far quello, perché io adesso non voglio comprare l'altro. Poi Diavolo! Siamo tornati d'inverno, amore. non soffrire mai. Mm-mm.